Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Innanzitutto grazie per la partecipazione nel precedente video, quello dedicato a Kitty. Davvero, ricambio con un fortissimo abbraccio. Ma oggi torniamo a noi. Con i tarocchi interattivi vado a farti una lettura che parla di futuro, una previsione per i prossimi mesi, da quando guardi questo video. In più, a fine stesa, rispondo anche ad una tua domanda, che farai in quel momento, con un doppio mazzo di arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e andiamo a vedere davanti a te che futuro c'è. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Prepariamo 3 mazzi per questo video, questo interattivo. Dal titolo semplice semplice, davanti a te che futuro c'è? E andiamo a vedere i tarocchi cosa vogliono dirti. Sapete che è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Oggettini. Per la variante numero 1 mettiamo il Buddha, che rappresenta l'illuminazione. Variante numero 2 con il campanello thailandese, che rappresenta la buona suerte, che vuol dire fortuna. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'orologio, che simboleggia il tempo che va sempre avanti e per noi è adelante che ci gusta. Focalizzatevi bene su una delle 3 varianti oppure sugli oggettini, come preferite voi. E andiamo a vedere davanti a te che futuro c'è. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Buddha, iniziamo con te. Suerte, Buddha, per te. Andiamo a vedere, facciamo una previsione per questo futuro prossimo. Prima però vado a parlare di te, della tua situazione. Innanzitutto penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera S, T, A, C, E. Ho tante lettere E, N e lettera F. 4 numeri che possono avere un senso per te, ricordarti una data, o magari fanno parte di un numero di telefono, li vedi ripetersi spesso. 50, 73, 29 e 31. 50, 73, 29 e 31. E adesso andiamo a parlare di te, Buddha. Vediamo un po' chi è il Buddha. Buddha, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Buddha, non a caso, qui abbiamo una carta che ci indica una scelta da fare e un 2 di spade. Cosa significa? Che io penso che tu in questo momento sia
in una situazione dove è necessario per te assolutamente prendere una decisione, una strada, una porta, le vedi? Mh? E sei un qualcuno che potrebbe sentirsi, riguardo a questa decisione, comunque un pochino titubante, Insomma, dobbiamo andare a capire qua, mhmm, quello che le carte ti stanno dicendo. Penso che questa situazione possa fare riferimento, innanzitutto può essere a, un aspetto economico, forse, ehm, stai lavorando o non stai guadagnando abbastanza, o non stai lavorando, vorresti, ecco, trovare un lavoro che ti porta, sicuramente qualche soldino in più, e pare che tu ci riesca. Ma quella decisione che ti dicevo all'inizio, ho l'impressione che abbia a che fare con i sentimenti. mh? C'è un qualcosa qua che tu devi decidere. Potresti avere dei figli o desiderare di averne, e potresti essere un artista, un qualcuno che eh, ha la capacità di fare un qualcosa, un artista, un pittore, dipingi, scrivi, puoi creare, ecco, un qualcosa, e anche di bello. Buddha, scrivimelo un po' nei commenti che cosa fai qua. Una persona molto empatica, il Buddha, sentimentale, ma su questi sentimenti abbiamo secondo me, una scelta da fare. E vedi, ti avevo appena detto prima che sei un creativo o una creativa. Guarda, carta delle stelle. Queste carte si assomigliano molto, spero che tu riesca a vederle. Io qua ci vedo un creativo, qualcuno che potresti anche essere, un qualcuno con un'attività in proprio, che fai tu un qualcosa, ecco, un lavoro per te stesso o te stessa, e anche con ottime possibilità, Qui è una carta di abbondanza. Buddha, penso che tu abbia già scelto. Con queste carte ho l'impressione che, se ancora non l'hai fatto, non tarderai, Qui abbiamo questo appeso, una situazione che non va né avanti né indietro, vedi? Credo che possa avere a che fare con la tua famiglia o con un qualcosa di familiare a te. Probabilmente hai anche degli animali, un cane, un gatto, o ti prendi cura degli animali. Sei una persona molto empatica, te l'ho già detto prima, che viene considerata un po' un punto di riferimento anche per altre persone. Allora, qua ci decideremo, Buddha, perché non possiamo farne a meno. C'è questa torre. Decisione, veloce ed improvvisa. Penso che tu l'abbia già presa in questo momento, perché qua stiamo guardando te e parliamo di presente. Il Buddha, penso che tu ti debba necessariamente allontanare da un qualcosa, e che questa cosa ti comporti, ecco, anche una sorta di malinconia, un rimpianto, paure immotivate. Ti ha scritto un messaggio qualcuno probabilmente, o lo farà, e questa cosa ci ha messo un po' in crisi, o ci ha fatto venire, ecco, una sorta di malinconia. E adesso parliamo di futuro. Davanti a te che futuro c'è? E vediamo.
per il Buddha. Guarda, te l'avevo appena detto prima, è necessario che tu vada a lasciare andare un qualcosa. Le carte dicono, davanti a te che futuro c'è? Lasciamo andare un qualcosa, ci allontaniamo da una situazione, vedi? Non a caso sono uscite qui, Probabilmente chi ha comunicato con te o ti ha scritto un messaggio è un qualcuno che ti fa sperimentare delle mancanze. E è possibile che tu debba in un certo qual modo prendere magari delle distanze da una persona. Però ti dico questo, davanti a te che futuro c'è? Qui abbiamo una regina di denari che indica, a mio avviso, una gran bella soddisfazione, anche con un asso di bastoni, dal punto di vista della professione, del tuo lavoro o di un qualcosa che hai creato tu, se lavori in proprio oppure se hai, ecco appunto un'attività. Qui sono soddisfazioni, quindi o se lo vuoi fare, fallo, perché avrai un buon successo. Chissà che non sia un lavoro a contatto col pubblico, Io ti vedo fare un qualcosa a contatto col pubblico, dove altri ti vedono. Davanti a te che futuro c'è? Vediamo. Se parliamo di sentimenti, io qua ci vedo una relazione molto passionale con un segno di terra probabilmente. Qua abbiamo un re di denari, un toro capricorno vergine. Potrebbe essere un uomo, una donna, ecco, in base a chi sta guardando. E qua ci indicano, guarda, incredibile, in questa stesa sono usciti quasi tutti gli assi. Penso che tu debba solo decidere un qualcosa, Buddha, e poi andare avanti alla grande. Qui sono inizi, sono opportunità, possibilità. L'imperatrice c'è uscita per ben 2 volte. Io ti vedo in coppia con qualcuno in questo futuro, Potrebbe essere, come ti ho detto, un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma anche un segno di fuoco. Un ariete, leone, sagittario, oppure può avere magari un ascendente in uno di questi segni. Uno lo vedo molto alto di statura, e l'altro comunque una persona che può essere un pochino anche un lavoratore, un po' materialista, un lavoratore, uno che pensa tanto al lavoro, e ti vedo in coppia in questo futuro. Qua sei una persona molto attenta a quello che fa, è Buddha, professionale nel tuo lavoro, e questa cosa ti viene riconosciuta. In questo futuro ci porteremo avanti una sorta di peso per un qualcosa dove non riusciamo a vedere la via d'uscita, poi vediamo come va. Perché io ti vedo comunque realizzarti professionalmente parlando, oppure possono essere anche entrate di denaro, soldi, ecco quello che è. Però ci portiamo ancora dietro un peso per un qualcosa dove non riusciamo, ecco, a vedere la via d'uscita, come ti ho detto prima. O avrai a che fare, dovrai scegliere tra 2 persone, che è anche possibile, oppure qua mi fanno vedere che
c'è un qualcosa, vediamo come va. Vedi, il fante di spade. Stai spiando un qualcuno, stai guardando, ecco, stai tenendo sotto controllo questa situazione, però pare che in questo futuro prossimo non si riesca ancora ad uscirne. Andiamo avanti. Comunicazioni che arrivano. Se hai chiesto un aiuto per un qualcosa, un appoggio da qualcuno, la risposta è un sì. Comunicazioni che arrivano e qua sul lavoro, ecco vedi? Allora, sul lavoro andiamo alla grande, soldi, soddisfazioni, può essere che tu abbia un aumento anche di stipendio o più lavoro che ti porta più entrate di denaro, ecco, ma qui parlano proprio tanto di quello, quindi ci realizziamo in questo futuro. Però ti devo anche dire che su questa situazione che ti ho accennato prima, dove adesso ti pare di non vedere una via d'uscita e che magari stai anche sorvegliando un qualcuno o stai tenendo d'occhio, insomma, come si muovono le cose, ci sarà comunque una chiusura con questa torre, quindi sorveglia bene con questo fante di spade. Però è possibile qua che ci sia poi o comunque una chiusura o vedrai un qualcosa che non t'aspetti, mi fanno vedere questo. Sarà comunque necessario, ecco, cambiare prospettiva, riguardo questa cosa, e tu sai qual è. Cambiare prospettiva, nonché positivo per te probabilmente chiudere. Troncare, perché le carte mi dicono questo. Potrebbe essere con una di queste 2 persone che abbiamo visto, che ti dicevo prima, oppure una situazione, e lo sai tu, le carte mi hanno fatto vedere questo. E adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con questo doppio mazzo di arcani maggiori. Quindi pensa bene a questa domanda e vediamo cosa ci dicono per te, per il Buddha. Vediamo, per il Buddha cosa abbiamo qua. Il matto, gli innamorati e l'imperatore. Urca! Qui ci parlano di un nuovo inizio. Se hai chiesto per una situazione è un sì. Situazione che può essere sentimenti, lavoro, quello che hai chiesto tu, parlano di un nuovo inizio. È possibile che ci sia una scelta da fare, oppure che ci si debba anche magari approcciare a questa situazione con un pizzico di coraggio in più, perché la carta del matto è intraprendenza, però qui è un sì, quindi ci indicano un nuovo inizio. Se parliamo di sentimenti, ricorda che viene da dirti che il vero amore inizia quando non ci si aspetta nulla in cambio. E se invece ci stanno parlando di un'altra situazione, quella che hai chiesto tu, è comunque un sì. Adesso ti scrivo un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per il Buddha.
Mm. In questo momento senti la mancanza di qualcuno o qualcosa. Di recente puoi aver fatto un sogno che ti ricordava questo. Attenzione ai segnali che riceverai nei prossimi giorni non sono a caso. Il messaggio ti dice questo: in questo momento senti la mancanza di qualcuno o qualcosa. Di recente puoi aver fatto un sogno che ti ricordava questo. Attenzione ai segnali che riceverai nei prossimi giorni, perché non sono a caso. E questo era il messaggio per te, Buddha. Con questi 3 arcani maggiori. Mi viene da dirti questo, perché abbiamo gli innamorati, l'imperatore, ti dico ancora questo, poi passo all'altra variante, che le persone speciali non ti chiedono solo come stai, ma stanno anche con te. E penso che tu mi abbia capita. Non so perché. Mi è venuto da dirti questo, Buddha. E oltre a questo ti dico anche adelante. Faccio un po' di ordine qua sul tavolo e passiamo al campanello. Campanello, suerte per te. Andiamo a vedere davanti a te che futuro c'è. Prima però vado a dirti qualcosa di te. Penso che tu in questo momento potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera P, G, A, T, M, R, I e tante lettere P che l'ho già detto e lettera S. 4 numeri che possono avere un senso per te, magari ti ricordano una data o fanno parte di un numero di telefono, oppure li vedi ripetersi spesso, potrebbero anche essere numerini fortunati.
34, 51, 61 e 18. 34, 51, 61 e 18. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, campanello, e poi ti parlo di questo futuro. Davanti a te che futuro c'è? Vediamo adesso chi è il campanello. Vediamo un po'. Campanello, sei di un segno di terra. Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere, qua ci vedo un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, oppure potresti anche avere un ascendente in uno di questi segni. Campanello, un pochino di intraprendenza in più non guasterebbe, con questa carta del matto. Anche questa carta me lo dice, un po' di intraprendenza in più nelle cose. Qui abbiamo delle paure immotivate, c'è un qualcosa che ci frena, siamo diffidenti, e questa ruota gira, e se continuiamo ad essere così, la ruota continua a girare sempre nello stesso modo e non cambia mai nulla. Qui, con questo 9 di spade, che ansia. Siamo in ansia. Però abbiamo qui la carta del mago. Tu potresti essere un qualcuno appassionato di spiritualità o esoterismo, o essere, ecco, ti piacciono i tarocchi, o potresti anche essere un cartomante o una cartomante, insomma. Hai delle capacità, però qui stiamo ansiando, per qualcosa. Campanello, ci sentiamo, sai perché forse stiamo ansiando? Perché ci sentiamo esclusi, oppure sei tu che ti escludi da solo o da sola, ti privi di determinate cose volontariamente, o ti hanno escluso, ti sei sentito escluso, esclusa. Hai un bel caratterino tosto, Campanello, con questo imperatore, e questo è positivo. Sei comunque una persona determinata, molto passionale, ti vedo. E potresti anche, con questa carta del mondo, essere un comunicatore, una comunicatrice, o insomma un qualcuno che ha sicuramente tante possibilità, però mannaggia, 3 di spade, 7 di spade. Qui sono dell'idea, come ti avevo detto all'inizio, un po' di intraprendenza in più. C'è da conquistarsi un qualcosa. Guardala bene, Qui ti devi conquistare un tuo spazio, o questo qualcosa, però bisogna andarselo a prendere. Bisogna, insomma, la mela non casca dal cielo da sola, E poi ricordati, campanello, che per ogni minuto che rimani arrabbiato, perché qui magari con questo diavoletto sta a significare anche quello, per ogni minuto che rimani arrabbiato perdi 60 secondi di felicità. Considera che qua abbiamo un mondo a fine stesa, la felicità non è lontana, però mi pare che sia tu che... Adesso parliamo di futuro. Questo era quello che
mi è venuto da dire per te. Comunque, adesso, a prescindere dall'ansia che mi hanno fatto vedere qua, che potrebbe essere, ecco, dovuta a questa mancanza di intraprendenza probabilmente, lo sai tu. Io ti vedo una persona allegra, di compagnia, simpatica. Mh? Le persone stanno bene in tua compagnia, ti cercano. Ora qui anche la veggente c'è uscita, eh. Nella stesa del campanello abbiamo un qualcuno che al 90% dovrebbe avere a che fare con la spiritualità, l'esoterismo. Parliamo di futuro, va? Vediamo. Qui futuro ti vedo fare un viaggio o un cambio di casa, non so se l'hai già programmato o è in programma, però ci vedo un viaggio, anche di una certa entità, di una certa importanza. Potrebbe anche essere un cambio di casa. Poi, qua penso che tu debba dare seguito, e probabilmente lo farai in futuro, ad un qualcosa in ambito spirituale, con grande successo. Lo vedi? L'asso di denari. E penso che tu mi abbia capita, perché qui, curiosamente, 2 carte che ci parlavano proprio di quello, e io ti vedo intraprendere un qualcosa in ambito spirituale, o lo stai già facendo sicuramente, perché un viaggio. E poi, se vogliamo parlare di sentimenti, poi ti dico anche altro, io penso che tu abbia l'opportunità di incontrare una persona molto complementare con te. Questa è un po' la carta dell'anima gemella o fiamma gemella, che potrebbe anche avere a che fare con la spiritualità, volendo, perché ce l'avevamo qua. Una persona molto complementare con te, a te, scusa, dove, se parliamo di sentimenti, io ci vedo un qualcosa con questo asso che incomincia. Se invece riguarda la spiritualità, che ti ho detto prima, vai avanti deciso o decisa, perché è una riuscita, Qui ho un imperatore, una conoscenza, un compagno, una compagna potrebbe essere, a seconda di chi guarda, magari di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, o potrebbe essere l'ascendente. E questa persona io vedo che ti corteggerà, scusa, perché parliamo di futuro, quindi qui abbiamo un corteggiatore, un uomo o una donna, un qualcuno che va a dimostrarti dei sentimenti. Davanti a te che futuro c'è? Attenzione, potrebbero, riguardo a una tua situazione futuro, attenzione alle amicizie, perché qua pare che siano un po' invadenti, o lo saranno, e quindi ci saranno delle amicizie un po' troppo invadenti che disturbano.
cerca di magari, ecco, ritagliarti i tuoi spazi, anche perché da fare qui ne avrai, e purtroppo potrebbero essere queste persone qua, o comunque un qualcuno. Qua ci vedo persone poco sincere, intorno a te. Questa è una carta di inganni, abbiamo sto 7 di spade, quindi occhio. Occhio a chi magari si avvicina e cerca, che ne so, di dirti cose che probabilmente non sono così sincere. Davanti a te che futuro c'è? Non a caso qui abbiamo di nuovo il mago e credo che tu possa intraprendere seriamente un cammino o un qualcosa in ambito spirituale. Te l'ho già detto, ma continuano a uscirmi queste carte così che dicono quello. L'anima gemella o fiamma gemella qua ci farà un pochino soffrire in questo futuro, un po', nel senso, magari la lontananza o qualche piccolo dispiacere. 3 di spade, sofferenza al cuore. Adesso vediamo cosa viene dopo. Eh sì, sai perché? Perché qua ci si rimane un po' attaccati alle proprie idee, non si vuole scendere a compromessi. Quindi si fanno dei castelli in aria, però poi non si vuole scendere a compromessi e quindi si creano dei contrasti e non a caso, vedi, questi sono contrasti, abbiamo l'appeso, una situazione che insomma un po' così, non va né avanti né indietro. Cosa mi piace in questo futuro per te? È questo viaggio con la carta della stella. È possibile che tu voglia raggiungere, ecco, una meta o un posto, insomma, particolarmente speciale, potrebbe anche essere un cambio di casa. Qui abbiamo questo cavaliere di denari che è un segno di terra, un toro, capricorno, vergine, quindi potrebbe essere un uomo o una donna di un segno di terra che con il quale o con la quale tu potrai magari decidere di fare un viaggio oppure raggiungere questa persona. E la carta della stella è molto bella, quindi se invece è un cambio di casa, presumo che lo farai con un qualcuno e questa cosa ti darà tanta soddisfazione. Dove in questo momento magari, ecco, ci siamo un po' sentiti esclusi, poi in realtà in futuro c'è una bella soddisfazione con questa persona. Penso che tu sappia di chi sto parlando. Se c'è, o ci sarà, scusa, qualche, ecco, disguido in ambito familiare, con un papa ci rimettiamo tutti d'accordo. È possibile che ci sia qualche disguido, io intendo magari, qualcosa in ambito familiare, sto 10 di coppe, e poi si ritrova un accordo. Mi dicono questo. E poi con questo 9 di coppe una soddisfazione che ti arriva anche grazie
a come sei tu. Cosa intendo? Perché sei una persona comunque che, nonostante delle difficoltà o comunque, insomma, può esserci un qualcosa che, sei molto, apprezzato o sarai molto apprezzato o apprezzata. Questo in futuro. E allora son soddisfazioni, mh? Questo è quello che mi hanno detto per te, campanello. Ehm Stavo pensando se potevo ancora dirti un qualcosa, ma visto che c'è uscito questo mago, viene da dirti una frase di, mi pare fosse Papa Giovanni Paolo che lo diceva, che il futuro inizia oggi, non domani. Il mago è intraprendenza, il mago sa come dirigere le proprie energie per ottenere quel qualcosa che desidera. Ti chiedo di pensare adesso ad una domanda e vado a darti una risposta secca con questo mazzo, doppio mazzo, scusa, di arcani maggiori per il campanello. Vediamo. Pensa a questa domanda e vediamo cosa ci dicono. La luna, la papessa e il mago, ma qui cosa lo dico a fare? Sono usciti tutti i maghi dei mazzi e qui abbiamo pure la papessa e il mago. Allora, riguardo alla tua domanda, penso che la luna in questo caso ci stia indicando una situazione comunque ambigua, comunque dove tu dovrai fare chiarezza. La luna indica anche un po' le tue paure che potresti avere o comunque ci sono. E la papessa ci indica una scelta, ci indica un fare un qualcosa, una riflessione, la chiave ce l'hai tu, quindi sai qual è la cosa più giusta da fare. Vedi, guarda, la papessa in mano ha una chiave. La papessa è spiritualità, riflessione e poi abbiamo un mago. Campanello, schiariamoci le idee e la chiave ce l'hai tu e il mago è intraprendenza, è un sì. Quindi, in riferimento a questa domanda che tu hai fatto, è un sì, però bisogna schiarirsi un pochino le idee qua, Considerando che prima ti ho detto che il futuro inizia oggi e non domani, io non tarderei a schiarirmi queste idee per poi fare, perché qui è un sì. Penso che tu mi abbia capita. Adesso vado a darti, a scriverti anzi, un messaggio in scrittura automatica per il campanello. Intanto accendo anche un incenso. Vediamo, cosa mi viene da scriverti qua. Per il campanello. È incredibile questa stesa, sono uscite proprio tutte le carte, guarda.
la veggente, la papessa qui, la papessa qui, il mago c'era già anche uscito prima lì. Vediamo un po' cosa mi viene da scriverti. Hai cambiato tante cose ultimamente. Può essere su di te o a casa tua. Una in particolare doveva essere fatta già da tempo. Ma ne manca ancora una. Sai cosa intendo? Prendere o lasciare? È una domanda. Io prenderei. E questo era il messaggio per te. Hai cambiato tante cose ultimamente, su di te o a casa tua. Una in particolare doveva essere fatta già da tempo, ma ne manca ancora una. Sai cosa intendo? Prendere o lasciare? Io prenderei. Questo era il messaggio per te, campanello. E ti dico, adelante, qua incredibilmente ci sono uscite tutte queste carte che parlano di spiritualità, di magia anche. Quindi non ho nulla da insegnarti, ecco, questo è il messaggio, però ti dico adelante lo stesso, Adelante, campanello. Faccio un po' di ordine e passiamo all'orologio. Orologio, suerte per te. Andiamo a vedere davanti a te che futuro c'è. Prima però voglio dirti qualcosa su di te e che in questo momento potresti sentirti particolarmente connesso o connessa con la lettera I, S, M, lettera L, E, forse l'avevo già detta, non ricordo, V, N, lettera O. Questi sono 4 numeri che possono avere un senso per te o ricordarti un qualcosa, magari possono essere una data
o far parte di un numero di telefono, o li vedi ripetersi spesso. Potrebbero anche essere numerini fortunati: 14, 21, 77 e 12. 14, 21, 77 e 12. E adesso andiamo a parlare di te, orologio. Vediamo chi è l'orologio. Ma orologio, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Orologio, sei un gran lavoratore, mi sa che tu pensi solo al lavoro, oppure ti stai costruendo un qualcosa di tuo, c'è un qualcosa qua che dove tu sei focalizzato H24. Ti vedo focalizzato H24 su un qualcosa, quasi un chiodo fisso, L'orologio potrebbe essere un qualcuno, un amante della musica o anche un musicista, o avere una passione per la musica. Sei un cantante? Chi lo sa? Scrivimelo un po' nei commenti. Cantante o musicista? Oppure hai questa passione per la musica? Un qualcuno che ha tanta pazienza, con questa temperanza, ma ti vedo in movimento, vedo che ti muovi, ti sposti, forse per lavoro. Chissà, se sei un musicista viaggi molto, questo è vero. Oppure per il tuo lavoro potresti essere un qualcuno che si sposta. Ti vedo innamorato, orologio. Innamorato e ricambiato. E sei un qualcuno che, sì, qui innamorato e ricambiato. Sicuro. E poi qua c'è un qualcosa che si è manifestato di recente, che ti ha fatto molto piacere. Può essere un incontro con qualcuno o con qualcosa, insomma, si è manifestato e siamo molto molto contenti. 8 di bastoni, magari anche un messaggio, una comunicazione, però io penso sia più un qualcosa che è successo, che ci ha fatto toccare il cielo con un dito. Orologio. Sono contenta per te. Quindi non sediamoci qua sugli allori, che abbiamo già conquistato quello che volevamo, quindi non siamo pigri, contenti, ma anche un po' pigri, orologio. Sei un qualcuno molto molto altruista, un qualcuno che fa probabilmente un lavoro dove aiuta altre persone, oppure puoi essere uno che si occupa anche di volontariato o fai tante cose per gli altri. Mi piace l'orologio. Però siamo, queste le uso dopo, un po' sulla difensiva, qua con... o ci proteggiamo da un qualcosa, o siamo sulla difensiva. Questo amore ricambiato qua potrebbe essere con un qualcuno un pochino più giovane di te, o che dimostra meno anni della sua età, una persona giovanile, ci vedo, anche un pizzico immatura volendo, però non è una critica, mi piace. Quando i sentimenti sono ricambiati, c'è qua una situazione che andrà comunque a cambiare, un nuovo ciclo
un qualcosa di diverso, con rispetto ai sentimenti. Quindi è un rinnovare la relazione, oppure qui cambiamo, modifichiamo o abbiamo modificato di recente determinate cose nella relazione. E sì, penso che qua questa pazienza ti abbia portato fortuna o ti porterà fortuna. Questo carattere che hai molto paziente ti darà la possibilità, insomma, di godere questi frutti dell'attesa. E adesso parliamo di futuro. Questo era un po' quello che ci hanno detto di te. Chissà come mai le carte, 2 mazzi diversi, escono uguali. Abbiamo il sole e anche il sole. Mi piace. Futuro qua, se in questo momento sei in una situazione dove c'è diffidenza, con il sole tutto ti sarà più chiaro. Ci illuminiamo. Abbiamo la ruota della fortuna anche, probabilmente questo cambiamento che facevano vedere qua necessario, nella relazione che tu puoi avere. È incredibile. 10 di spade e 10 di spade. Sembra che le stia chiamando queste carte. Non lo so cosa sta succedendo oggi. E ti avevo appena detto che c'è un qualcosa con rispetto a questa relazione che tu hai che necessariamente dovrà cambiare. E andiamo a vedere come. Penso sia positivo comunque, perché le carte prima mi indicavano quello. La forza. La luna, 2 di denari, 2 di spade. Vediamo un po' qua. Allora, con questo sole, questo re di coppe, scusate la carta è un po' distrutta ma l'ho aggiustata così, ci parlano di un qualcuno che andrà a manifestarti i suoi sentimenti, o comunque andrà ad avere, ecco, un atteggiamento, oppure, ecco, lo vedrai tu, parliamo di futuro, dove c'è la manifestazione di un qualcosa di positivo, con carta del sole e re di coppe. Allo stesso tempo però, riguardo ai sentimenti, come ti dicevo, allora, può essere che questa persona attualmente non ti abbia ancora manifestato i sentimenti, quindi andandolo a fare necessariamente la situazione va a cambiare, che avevamo quel 10 di spade. Mi indicano in questo futuro un tergiversare un po', andiamo a tergiversare magari su una situazione che può essere legata a quello che ti ho detto adesso, come anche altro, questo è un interattivo, e non a caso abbiamo un 2 di spade e un 2 di denari che si assomigliano. Cosa indicano? Qui è un po' un barcamenarsi in 2 situazioni e col 2 di spade, a mio avviso, la necessità di prendere una decisione in questo futuro, quindi non possiamo rimanere così, ecco, 50 e 50, Se un qualcuno andrà a manifestarti i sentimenti, o comunque quello che sarà, cerchiamo di uscire dalla modalità 2 di spade quanto prima, perché comunque potrebbe portarci, vedi, non a caso, anche un po' di ansia, con sto 9 di spade. Ho l'impressione, da quello che vedo qua, che tu in questo futuro
possa trovarti a dover decidere tra due situazioni. Sono due situazioni oppure due persone. Sono abbastanza sicura. Cosa intendo? Allora, se sono due persone, è possibile che ci sia un qualcuno che ti manifesti sentimenti, ma allo stesso tempo tu possa comunque già essere impegnato o impegnata, e quindi c'è una decisione da prendere ed è necessario farlo, Abbiamo anche il giudizio e lo faremo, perché fanno vedere questo. Oppure, ecco, qua se non parliamo di sentimenti, in questo futuro indicano che ti troverai a dover un po' scegliere. Questa carta indica anche una scelta, 2 di spade anche, il 2 di denari. Abbiamo due situazioni, vedi, tra le mani, e stiamo lì, tergiversiamo, portiamo avanti questa doppia cosa, metaforicamente parlando, tu cogli il nesso, probabilmente senza decidere ancora nulla, o comunque in procinto di farlo. Ti vedo pensare con questa carta dell'eremita, riflettere, prenderti i tuoi spazi, che sarà necessario, anche isolandoti un pochino probabilmente, e poi riuscire ad arrivare poi a decidere. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Stavo pensando se riuscivo ancora a dirti un qualcosa che penso possa aiutarti. Lo diceva Bob Marley, che niente è sbagliato se ti rende felice, orologio, quindi segui il cuore. Penso che tu mi abbia capita. Qui forse siamo combattuti tra la ragione e saremo combattuti tra la ragione e il cuore. Però la stesa mi dice questo. Quindi questo è. A proposito, adesso ti chiedo di pensare a una domanda che magari potrebbe darti una risposta su questa decisione che dovrai prendere in questo futuro prossimo, e vado a darti una risposta secca con un doppio mazzo di arcani maggiori. Vediamo cosa ci dicono per l'orologio. Vediamo, per l'orologio. Le stelle, l'eremita e il sole. Sembra la continuazione della stesa di prima. Allora, qua ti dicono, ti troverai, penso, qui da quello che abbiamo visto, in un futuro prossimo a dover valutare, decidere un qualcosa di molto importante. Adesso tu mi hai fatto una domanda. La risposta è un sì a quello che hai pensato. L'eremita ci parla anche di riflessione, studio, pensiero, ecco, maturità soprattutto. E allora, se ti troverai a dover fare una scelta in questo futuro prossimo, rifletti, prenditi i tuoi spazi, il tuo tempo, ecco, e poi vai, che è un sì. Qui abbiamo carta del sole e le stelle sono le tue aspettative.
Sono 3 belle carte queste. Quindi la risposta alla domanda che hai fatto, a prescindere che siano sentimenti, che sia quello che hai chiesto e che sia una continuazione di questa stesa che abbiamo fatto prima, non a caso c'era anche qui l'eremita, te l'avevo anche fatto vedere. Medita il necessario e poi vai, perché la risposta è un sì. Che tu debba seguire il cuore o la ragione, lo sai tu, però fallo. Questo è quello che ti hanno risposto gli arcani maggiori. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti per l'orologio. Vediamo un po'. Ma qua con tutti sti eremiti ne avevamo 2, se non 3, forse ce n'era già uscito uno all'inizio. Così, vediamo. Per l'orologio. Quante ore passi con il cellulare in mano? È una domanda. La vita non è questo. Poi ci vedi cose che ti creano ansia e ti fanno preoccupare. Io lo spegnerei il cellulare. Uscirei a farmi un giro. Prova e vedi cosa succede. M'è venuto così per l'orologio. Quante ore passi con sto cellulare in mano? La vita non è questo. Poi ci vedi cose che ti creano ansia e ti fanno preoccupare. Io lo spegnerei, il cellulare, e uscirei a farmi un giro. Prova e vedi cosa succede. Andiamo a fare un giro con questa carta del sole, arcano maggiore del sole. Va bene pensare, chiudersi, isolarsi, perché l'eremita ci dice anche un po' questo, però il mondo è fuori. Mi è venuto da scriverti questo orologio, anche se Schopenhauer diceva che il destino può mutare e la nostra natura mai. Non so perché ti vedo un po' con la tendenza ad isolarti o volerlo fare, che è più che giusto. È possibile che tu debba farlo per riflettere, però mi è venuto da scriverti questo e ti dico adelante, orologio.
Con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come al solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!